Come battere Roger Federer? Beh, due cose. Uno, si è ritirato, quindi non ci potremo giocare. Due, arriveremo mai a giocare nel circuito ATP? No, non ci arriveremo mai perché fondamentalmente non abbiamo il livello dalla nostra parte. Però questo video è per dire che anche un campione pluripremiato come Roger Federer non è invincibile, non è infallibile, può essere battuto, è stato battuto. In questa guida vedremo proprio i tre aspetti fondamentali che servono per battere Roger Federer e come applicarli nella vita di tutti i giorni. Cercheremo di capire cos'è che ha reso scalfibile la figura di Roger Federer e dov'è che sono i suoi punti deboli e cercare di capire come applicarli nel nostro quotidiano. Partiamo, andiamo. Roger Federer è stato uno dei miti del tennis moderno, è stato probabilmente il giocatore tra i più popolari, dopo probabilmente nessuno, è il primo, il più popolare, il più amato, dopo viene Nadal, questo me lo dovete concedere e forse arriva Djokovic, ma forse ancora prima di lui, tre giocatori che adesso non mi vengono in mente. Detto questo, il ritiro di Roger Federer è stato in qualche modo difficile da digerire per molti, ha segnato un'epoca con i suoi 20 titoli slam, con i suoi innumerevoli record, numero uno del mondo per tantissimo tempo. Insomma, per molti lui è il più grande di tutti i tempi, ha ispirato persone, le ha portate dentro il campo da tennis, si è creato un ecosistema dietro che è fondamentalmente inscalfibile, ha creato un business importantissimo dietro il suo nome, una persona di grandissimo valore che io come tutti voi ammiriamo e stimiamo. Ma non è questo il punto del video, il punto del video è capire come battere Roger Federer, quindi cerchiamo di capire da chi l'ha battuto, che cosa ha fatto per poterlo battere, cerchiamo di capire cos'è che possiamo imparare e come noi persone dilettanti possiamo provare a mettere in pratica qualcosa di quello che funzionava anche contro di lui. Il primo punto è fondamentalmente il fatto che lui ha un tipo di gioco molto aggressivo, un tipo di gioco dove deve comandare, un tipo di gioco dove deve fare la differenza, muovere e manovrare l'avversario da una parte all'altra, avvicinandosi sempre di più verso la rete, quindi andando a prendersi il punto dopo che è stato costruito da fondo campo. Talvolta neanche serve perché ha dei fondamentali talmente solidi da consentirgli veramente di fare quello che vuole in qualunque parte del campo, anche 2 metri dietro la riga possibilmente. Non sempre riusciva a fare questo, perché nel momento in cui lui aveva davanti dei contrattaccanti, dei giocatori veramente solidi, dei macinatori li possiamo chiamare, in inglese li chiamano i grinders, che stanno lì 2 metri dietro la riga e quando possibile si avvicinano alla riga di fondo campo, stanno lì in maniera molto solida, ritirano sempre la palla da una parte e dall'altra in maniera molto profonda vicino alla riga di fondo dell'avversario, in maniera tale da tenerlo lontano il più possibile. Sono molto bravi, molto forti a non accorciare, quindi consentire delle aperture, delle chance al loro avversario, in questo caso Federer, per entrare e fare male. E sto parlando per esempio di due persone, due atleti, due campioni che hanno fatto sì che nei testa a testa siano entrambi avanti su Roger. Sto parlando di Djokovic e ancora di più di Nadal. Com'è che Nadal e Djokovic hanno battuto Federer nella maggior parte dei casi? Facciano proprio questo. Gli hanno impedito di fare quello che voleva, di dominare, quindi portandolo alla fine all'errore. Perché se c'è una cosa che non piace a Roger è quella di stare lì dietro e remare. E la cosa non avrebbe così tanto senso se non passiamo al punto 2, che è quello di puntare al rovescio di Roger Federer. Perché se c'è un punto debole più evidente nel suo gioco è proprio il suo rovescio, soprattutto il rovescio in top spin. Perché? Perché sostanzialmente è lì che vengono commessi nel gioco di Federer la maggior parte degli errori. Non ama stare a scambiare a lungo e quindi appena possibile cerca di girarsi, cerca di cambiare l'inerzia dello scambio, cerca di usare lo slice variando o comunque usandolo come colpo aggressivo per venire a rete o uscire da questa scatola in cui è stato inscatolato. Se immaginiamo una partita Federer-Nadal, possiamo vedere quanto, ancora di più perché è mancino, Nadal passi alto sulla rete con palle veramente con traiettorie super arrotate sul rovescio di Federer. E pensiamo un po' anche al primo Federer con delle racchette come la Pro Staff 85 e poi 90, quanto abbia faticato e come il suo passaggio al piatto corde 97 gli abbia permesso di tornare tra virgolette competitivo in un gioco che del tennis che è sempre più orientato in realtà verso uno stile Nadal, sta lontano dalla linea di fondo. Pensiamo appunto anche a Djokovic o Murray, giocatori che fanno della solidità, della regolarità e della macinazione
macinare sulla riga di fondo il loro punto di forza. E Federer ha trovato degli escamotage come quello della racchetta che gli hanno permesso, ecco, di allungare la sua carriera e trovare delle soluzioni. Ma se c'è una cosa che non gli piace è giocare ripetutamente il suo rovescio. E guarda un po', quarta categoria e in parte anche la terza categoria bassa, secondo voi sono solidi a sufficienza sul rovescio? Lascio a voi la risposta che mi date qui sotto nei commenti. Ma poi c'è un altro punto che tiene conto di alcune statistiche. Queste statistiche che ho trovato sono relative al 2019, quindi potrebbero essere cambiate anche in funzione del suo ritorno nel 2020 e di qualche partita del 2021. Però fermiamoci lì. Quello che sappiamo è che Roger puntava troppo sulla sua battuta, sul suo turno di servizio, quasi con una sicurezza che comunque lui avrebbe fatto il game, ok? Non preoccupandosi troppo e tanto in realtà di fare il break all'avversario, a differenza di un Djokovic o Nadal che puntano molto sul break in modo da avere un vantaggio che poi possono capitalizzare nel momento in cui devono andare a servire. Per esempio la statistica ci dice che al 2019 Guillermo Coria è stato quello con la più alta percentuale di breakpoint convertiti, 45,71%, seguito da Sergi Brughera, Rafael Nadal al 44,94%, quindi siamo leggermente sotto il 45%, e Thomas Muster 44,73%. Pensate un po', Federer si trova al 91esimo 9-1 posto della classifica con un 41,13%. Questo ci fa capire che lui non facesse così tante volte il break, riponendo completamente tutta la fiducia sul suo servizio. E se il servizio non gira e gli fanno il break, siamo fritti. E allora, per concludere, anche se Roger Federer è stato uno dei migliori tennisti della storia, ha segnato un'epoca e tutto quello che vogliamo dire, aveva i suoi punti deboli ed era un comune mortale. E allora noi che siamo comuni mortali più di lui, cosa possiamo imparare? Beh, che dobbiamo semplicemente utilizzare queste e forse anche altre tipologie di gioco e di strategie per battere gli avversari. Ma ditemi qui sotto cosa ne pensate, se vi è stato utile questo video. Se vi piacciono questi contenuti mi raccomando un bel mi piace, se li adorate e volete sostenere il canale iscrivetevi, e mi farebbe veramente piacere avervi nella community. E al prossimo video.